Buongiorno amici del canale! Ciao! Ciao. Mi aiuti oggi? Sì. Ti stavi annoiando? No. E cosa stai facendo prima I di... compiti. Ah, però è più bello fare i baule che i compiti. Sì. Allora, se non si fosse capito, oggi creiamo un restyling molto divertente in stile country su questo baule, utilizzando un colore che ha scelto rosa, il Love. Perché non lo facciamo rosso, hai detto? E facciamolo rosso, è giusto. Quindi l'importante per me è che ci sia uno stile e quindi vorrei che fosse in stile country. Inizieremo però non dal rosso, inizieremo dal clear sand, perché è più facile coprire il bianco col rosso che coprire il rosso col bianco, vero? Sì. Giusto. Mi aiuti? Sì. Ok, partiamo. Inizieremo a stendere quindi una mano di clear sand, un avorio bellissimo e per nulla giallo, mi raccomando è molto puro come colore, con un pennello da 50, io e Emma, e invece Rosa usa un pennello da 30. Lo usiamo tenendolo dalla... E la pennellata va incrociata. E l'ultima passata sul baule come va? Come va fatta? In lunghezza così. Vabbè, vanno alle ciance, partiamo. Io faccio la parte sopra e dietro, tu fai la parte davanti? Sì. Guarda che è una responsabilità molto grande perché è la parte che si vede di più, eh. Vi voglio far vedere come il clear sand copre perché questo colore è pazzesco. È vero, è uno dei colori Magic Paint più venduti. Sarà perché io lo amo tantissimo e ve lo faccio sempre vedere in tutti i tutorial. Però guardate la coprenza di una sola mano su un marrone verniciato così scuro. Noi su questo baule abbiamo fatto semplicemente Ava, è un baule che abbiamo recuperato in una casa e aveva una stoffa sotto, lo hanno però verniciato con questo smalto che purtroppo non viene più via e quindi salvare la stoffa sottostante è proprio impossibile. Quindi abbiamo deciso di ricolorarlo. Bravissima, vedete come copre bene? Ora noi stenderemo la prima mano su tutta la superficie e poi vedremo come comportarci con le altre. Andiamo ovviamente su ferro e su stoffa verniciata con lo stesso pennello, con la stessa vernice, ma ormai voi conoscete bene Magic Paint e sapete perfettamente che è un prodotto per coprire qualsiasi tipo di superficie. Le borchiature sono molto carine ora che sono più chiare, mi piace molto. E voilà. Continuiamo a stendere il nostro clear sand su tutta la superficie. Una cosa a cui dovete fare molta attenzione adesso è non fare gocce, perché con tutte queste modanature, tutti quei bulloni ferri è proprio facile colare. Le colature non ci piacciono. È bellissimo l'effetto della trama della stoffa ora che è colorato di bianco, perché si vede proprio la stoffa in sottofondo ed è bellissimo. E voilà. La prima mano asciutta e parto con la seconda mano.
malsano ragionamento ha portato me ed Emma a complicarci tantissimo la vita e abbiamo deciso di fare delle righe imperfette su un baule curvo che per di più ha delle stecche. Ecco, non è una cosa né facile né consigliabile, ma bellissima. Quindi se volete come noi complicarvi la vita, fatelo. Ora vi facciamo vedere l'ultimo pezzo perché abbiamo già abbastanza, implorato la perfezione in tutta questa parte iniziale del nostro baule. I laterali li teniamo color pieno, ci sarà poi un décapé nei punti che non sono precisissimi perché non può essere preciso un baule curvo, ma vi facciamo vedere con quale logica noi applichiamo la distanza tra una riga e l'altra. Dietro tu hai già messo una spaziatura, quindi noi tra una riga e l'altra la facciamo spaziata esattamente come lo scotch, quindi usiamo lo scotch per fare da centimetro, in modo da non dover misurare. Se voi non volete usare questa tecnica ma volete semplicemente tirare delle righe, fatelo, però su un baule curvo è quasi impossibile. Uso una spatola morbida per far aderire bene il nastro carta tra un listello e l'altro di legno. Come vi dicevo prima, non vogliamo la perfezione assoluta, perché poi faremo un décapé e vogliamo una cosa che sembri quasi fatta a mano. E vi assicuro che questa sembra fatta a mano. E voilà, vedete, con la nostra spatolina facciamo aderire il più possibile il nastro carta. E voilà. E continuiamo su tutta la superficie andando il più possibile in modo preciso vicino. Qui voglio andare a filo del ferro e continuo. Faccio ancora 2 righe qua con un divisore, poi ho finito la parte frontale. Un ultimo passaggio prima di mettere il colore, prima di mettere il lob. Bisogna far sì che le righe siano il più possibile precise, anche se qui ci saranno alcune colature e difetti, lo sappiamo perché appunto il baule è tondo. Però passiamo una pennellata col colore di fondo sullo scotch. Come vedete Emma e Rosa stanno prendendo un po' di clear sand e stanno passando su tutto il nastro carta. In questo modo si sigillerà e il lob non avrà modo di andare sotto lo scotch e quindi non colerà. E sarà un effetto il più preciso possibile. Si riesce a vedere molto bene dove si è passati, dove non si è passati, vedete per esempio qui è passato, qui deve ancora ritoccare, quando poi verrà davanti vedrà questo punto in cui mancava. Però è importantissimo andare bene negli incavi, nelle finiture, in modo da essere il più possibile precisi. Iniziamo a stendere il nostro lob picchiettando. Io uso un pennello a punta, tu? Un Elizabeth. Il suo adorato Elizabeth. Emma vuole solo usare l'Elizabeth. Questo per dire che con il mio pennello a punta si va bene all'interno delle insenature, ma anche con l'Elizabeth si va bene all'interno e sa una pennellata molto morbida, molto coprente. Cosa importante, visto che bisogna fare solamente una passata con una sola mano di lob. Carico il mio pennello. Ricordate che il lob ha una densità completamente differente da tutti gli altri colori Magic Paint, infatti è proprio denso, denso, denso. È una mousse meravigliosa. Cambia un pochino tonalità nel momento in cui si asciuga e diventa veramente un bel rosso vivo. Se mi date retta, quando fate questo lavoro qui, su superfici non proprio precise come la mia di oggi, magari oltre che a dipingere in questo modo, quindi spennellando, quando arrivate nei bordini, picchiettate, quasi come se stai facendo uno stencil. In questo modo sarà ancora più preciso e non sbaverà, anche se magari in alcuni punti non siete stati così precisi col nastro carta, e avrà una coprenza spettacolare, quindi con una mano sola io copro tutto. Continuo. Faccio tutta la parte del baule superiore e poi passiamo alle prossime tecniche.
Anche se non dovesse essere precisissimo, noi non ci preoccupiamo perché tanto avrà del décapé, avrà un'anticatura e quindi non ci preoccupiamo di questo. Anche perché renderlo perfetto con questa forma è abbastanza difficile. Ma inizia a togliere, Emma. Aspetto te, vai. Oh, benissimo, una buona base. Beh, qualche pezzo si può essere staccato di scotch perché ovviamente abbiamo molto schiacciato. E adesso io parto da questo lato e inizio a togliere da qua. Quindi se avete calcato molto può essere che lo scotch si sia un attimino crepato. Se in qualche punto avete qualche sbavatura che vi dà fastidio, quando è asciutto basta che prendete di nuovo il pennello con il colore chiaro e andate a ritoccare, nessun problema, altrimenti si aspetta il décapé. È molto particolare il fatto che abbiamo il coperchio, seppur tondo, con questa riga, mi piace molto. Ditemi anche voi che questo baule in questo momento non ha tantissime connotazioni. Potrebbe essere perfetto per una cameretta da bambini molto simpatica, per un tenore da circo, per un stabilimento balneare. Ditemi che non vi ricorda anche questo. E invece no, noi lo utilizzeremo a tutt'altro scopo. Ora inizio facendo un bel décapé perché voglio usurare un pochino e portare fuori un po' del legno e un po' del colore del sottostante, fa più vintage. Quindi levigatrice perché ci metto di meno, carta 150. Partiamo. Primo passo per anticare il nostro baule, anzi secondo, perché il primo è stato fare il décapé. Prendo il mio Super Marron Glacé, il mio protettivo, che all'interno ha un po' di color noce e tonalizza, ma non lo userò puro perché non voglio coprire queste righe meravigliose che adoro. Lo alleggerisco e lo faccio diventare, diciamo, una velatura anticante. Quindi apro il mio barattolo che è già stato iniziato e utilizzato, vedete ne ho quasi la metà, e ci aggiungo del protettivo satinato trasparente, un goccino. Poi ci aggiungo anche un po' di acqua perché lo voglio un pochettino più fluido. In realtà questo protettivo satinato ha già all'interno un goccino di acqua. E voilà. Grazie. Un pochino di acqua. Sapete che vado molto a sentimento perché l'importante è che sia più fluido. Ne verso un pochino in una ciotolina, così almeno posso stenderlo meglio, visto che utilizzerò un pennello abbastanza largo, un Elizabeth Big. È un pennello estremamente morbido e che stende la pittura in modo molto molto vellutato e leggero. In questo modo non vado a coprire troppo le mie righe. Grazie. Mi dareste anche un pannettino un po' umido. Grazie. E voilà. Carico il mio colore, scarico e parto. Vedete che l'effetto è subito molto 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 vintage e anticato.
Il rosso è sempre rosso, il bianco è molto anticato e l'effetto vintage è assicurato perché va a far esaltare tantissimo l'anticatura fatta con il décapé e si miscela le tonalità scelte. Inoltre mettiamo ancora di più in rilievo la trama di questo baule che aveva sotto questa leggera stoffa che ora vediamo in questo punto, per esempio, un po' zigrinata. E il fatto che io sto passando questo protettivo tinto aiuta a mettere in rilievo tutto ciò che c'era sotto. E voilà! Continuo su tutto il baule, sia nella parte con le righe che nella parte laterale, che l'ho tenuta appositamente chiara clear sand. Per decorare il mio baule utilizzerò un metodo semplice. Perché? Perché ho un baule storto, quindi non è piano e fare degli stencil potrebbe essere un po' complicato. Sì, potrei metterci un transfer, ma questa volta voglio cambiare perché voglio far sì che sembri usurata anche la stampa che sto per fare. Quindi utilizzerò gli stampi della Redesign e questo nello specifico si chiama Botanical Encyclopedia. È carinissimo perché ha delle frasi che ricordano in modo un po' anticato, infatti non sono proprio perfette e su questa base non proprio perfetta saranno ancora più imperfetti, ricorda una pubblicità di una vetrofania, un cartellone pubblicitario di un negozio di fiori un po' vintage. A me piace moltissimo. Andrò però a predisporre le varie scritte a seconda del mio gusto, quindi man mano che vado avanti con il progetto decido come metterle. Uso per le scritte il Nuit Parisienne, che sapete che è il nostro nero vintage molto bello. È importante avere un rullino, una vaschetta per scaricare al massimo il colore. Se potete, scaricate ancora un pelino su un pezzo di cartone. Dopodiché io ho già applicato sulla mia plastica, che oltretutto è anche facilitato questo lavoro perché vedete che ci sono tutti i centimetri, le scritte, è proprio facile applicare le scritte in modo molto preciso e quindi ho potuto spaziare nel migliore dei modi le scritte. Non abbondate perché non serve. Prendo la mia scritta e vado a disporla qui. Vedete com'è facile grazie al fatto che ci siano tutti questi centimetri disegnati sopra la plastica? Mi aiuto con uno straccettino asciutto per far scivolare al meglio le scritte sulla base. Schiaccio in modo che possano entrare bene nella superficie. Bene. Poi vado qui, nella parte sottostante, e appiccico anche l'ultima scritta. Vado anche di qua e ora lo tolgo e voilà! Deve sembrare un vecchio baule che abbia su delle pubblicità di un vecchio negozio di fiori. Continuo con gli altri stampi. Utilizzo la scritta Plants e la metto in questo punto, al centro, in modo che sia il focus del mio baule. E voilà! Ultima chicca, mettiamo delle rotelline, sono rotelline vecchie che danno uno stile molto country industriale, alla base. Ho creato un supportino per allungare questa parte in cui andranno posizionate le ruotine e vado a fissarle. Ok, la prima. Metto le altre 3 rotelline, andiamo fuori, ve lo ambientiamo e ve lo facciamo vedere. Anche questo restyling è finito. Avete visto che carina l'idea di mettere le ruote? In questo modo si può anche spostare il baule, anche se pesante, e renderlo ancora più utile e maneggevole. Questa è la mia personale rivisitazione di un baule che può servire anche per qualcosa di più frivolo e botanico. Però
uscite fuori dai vostri schemi. Magari non avreste mai usato per un baule del genere una riga Love Clear Sand, magari vi sembrava troppo azzardata. Però secondo me ogni tanto ci fa bene uscire dai nostri schemi, provare stili differenti, provare accostamenti differenti, perché non è detto che ciò che si usa, ciò che si vede sia per forza l'unica strada buona da percorrere, ok? Mi raccomando, buttatevi un po' di più. Al prossimo restyling. Ciao!